Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, intanto scusate la voce, ma abbiamo ancora i postumi dell'influenza. Dunque, tante volte mi propongono di provare dei prodotti che magari non sono proprio inerenti al mio canale. Tante volte sono dei prodotti economici che non mi ispirano per niente fiducia. A volte li ricevo lo stesso e provo a testarli, magari con scarsissimi risultati, quindi se ho tempo vi faccio un video dove non vi consiglio il prodotto, ma tendenzialmente, siccome non ho mai tempo, tendo a non fare i video. Poi mi hanno proposto invece questo sistema di un'azienda che si occupa principalmente di irrigazione, che si chiama Rainpoint. Tra l'altro hanno un sito, lo vedete alle mie spalle, molto fornito, perché hanno tutta la parte smart. Smart vuol dire componenti singoli, un sacco di pompe, sistemi, sensori, eccetera. Vuol dire kit, perché propongono dei kit già composti per delle configurazioni tipo, ma hanno anche tutta una sezione di irrigazione non smart, che però magari hanno già il Bluetooth, programmatori, insomma un sacco di roba che riguarda proprio l'irrigazione. Sono specializzati in questi prodotti. Mi hanno proposto di provare un kit, un sistema nuovo che hanno introdotto sul mercato da poco, che è un sistema smart, perché parliamo di un oggetto, una pompa per irrigazione che funziona collegata tramite un hub al wifi, quindi la gestite con applicazione anche se non siete a casa. Tra l'altro ha un pannello solare per la ricarica, ha un po' di sensori che mi hanno mandato da provare, insomma si riesce a creare un sistema mica male. E parliamo di un sistema goccia a goccia, pompetta che pesca l'acqua da un contenitore, che tramite il tubicino da 5 mm e mezzo e dei picchetti che in realtà sono dei punti di irrigazione, riuscite a fare una rete di vasi, ad esempio, dove programmando dall'applicazione questa pompa che fa partire l'acqua potete bagnarli tutti quanti quando volete e come volete. Mi hanno mandato insieme anche dei sensori. Attualmente l'azienda sta evolvendo questo kit, sta apportando dei miglioramenti a quella che è la parte smart dell'applicazione. Gli ho già segnalato le mie lacune, ne riparliamo poi a fine video. Un kit che ho voluto provare per un po' di tempo. L'ho tenuto qui in negozio in test per un po' di tempo per vedere come si comportava la batteria, se non faceva cose strane, se non c'erano bug da segnalare. Il prodotto mi ha subito incuriosito quando me l'hanno proposto, anche perché mi servirà poi realmente a casa mia. Abbiamo sempre avuto il problema di bagnare le fioriere sul balcone, che è la situazione classica, diciamo l'habitat naturale per un prodotto del genere, quindi l'ho accettato volentieri col fly down, con diciamo l'intenzione di provarlo e capire se poteva funzionare. Adesso non perdere tempo, ve lo faccio vedere, facciamo lo spacchettamento, facciamo un po' di test qui al coperto e poi andiamo avanti col video, le considerazioni e vi do le mie impressioni personali. Abbiamo ricevuto un po' di roba. Allora, abbiamo ben 2 sensori di umidità per esterno. Poi abbiamo il nostro kit con sistema di irrigazione solare, con l'hub e tutto quello che serve. Dunque, partiamo dai sensori di umidità, che sono questi. Fatto con questa forma, comodo l'accetto. Qui c'è un LED. Qui si apre per permettere l'inserimento di 2 batterie stilo. Qui abbiamo il manuale con tutta la procedura di come aggiungerlo nell'applicazione, come utilizzarlo, ma lo vedremo poi direttamente. E ne abbiamo 2 per arrivare poi al kit vero e proprio. Qui dentro troviamo un altro pochetto di roba. Troviamo subito una Quick Start Guide, una guida rapida per scaricare l'app HomeGar, tutta la spiegazione di come connettersi al wifi, e poi abbiamo la rappresentazione schematica con le istruzioni di come si compone il sistema. Troviamo un bigliettino per contattare l'assistenza in caso di bisogno, ricordando che abbiamo 3 anni di garanzia, il manuale dell'hub e il manuale del sistema di irrigazione. Dunque partiamo da quello che è l'hub, ossia quello che ci permette di gestire il sistema connettendolo al nostro wifi. Si tratta di un hub che va connesso alla rete wifi e che a sua volta andrà a gestire il sistema di irrigazione. Questo va alimentato con un alimentatore da una porta USB Type A, collegando direttamente la Type C. Abbiamo solo un pulsante che serve per fare il reset e il pairing. Poi abbiamo tutta la parte degli accessori veri e propri che riguardano la centralina di irrigazione, il tubo per fare il sistema goccia a goccia, un filtro, un raccordo con un altro particolare che dopo vedremo cos'è. Poi abbiamo 11 raccordi a T, 3 raccordi dritti, 2 raccordi a croce, 3 tappi di fine linea, 10 picchetti per fissare il tutto.
Abbiamo poi il nostro corpo principale del sistema di irrigazione Rainpoint, dove abbiamo l'ingresso e l'uscita per quanto riguarda l'acqua, due pulsanti, il pannellino fotovoltaico che serve a ricaricare la batteria interna e il vano per le batterie. Qui c'è una linguetta per inibire l'alimentazione. Questo è il suo pacco batteria, che è un pacco batteria litio da 3,7 volt da ben 2600 mAh. Eventualmente il pacco batterie possiamo ricaricarlo anche esternamente con il cavo Type A, Type C in dotazione, collegandolo direttamente qua, ma non a batteria inserita. Allora, come funziona? Per prima cosa alimentiamo l'hub, quindi cavo Type C, l'hub si illumina, installiamo l'app HomeGar, questa con questo simbolo, poi la apriamo, dobbiamo fare la registrazione di un nuovo account. Ok, dopo aver fatto tutta la procedura di registrazione e aver fatto l'accesso col nostro account, diamo il nome alla nostra casa, scegliamo il fuso orario e diamo conferma. Vuoi impostare la posizione? Adesso non ci interessa. Diamo la conferma, diamo l'autorizzazione a ricevere tutte le notifiche. Controlliamo tutti i formati che siano a posto. Mettiamo giorno, mese, anno, temperatura in gradi centigradi, unità di misura metrica, unità di pressione, va bene questa, capacità metrica quindi in litri. Ok, abbiamo impostato i formati. Ok, a questo punto dobbiamo aggiungere un dispositivo che è il nostro hub. Quindi mini hub. Per aggiungere un dispositivo Wi-Fi è necessario concedere all'app le autorizzazioni e gliele diamo. Nome della nostra rete e password della nostra rete Wi-Fi. Dobbiamo essere in modalità di accoppiamento il LED lampeggiante. Se non è così lo resettiamo, teniamo premuto. Il dispositivo inizia a lampeggiare. Ok. Successivo fa la ricerca, vedete che viene trovato un dispositivo, chiede di aggiungerlo, diamo conferma, abbiamo il nostro hub collegato alla rete Wi-Fi. Questo ci darà la possibilità di gestire una o più centraline di irrigazione. Metto a caricare la batteria del sistema di irrigazione, così poi lo alimentiamo e lo aggiungiamo in app. Mentre la batteria carica, inizio a spiegarvi come si compone il sistema di irrigazione. Lo vedete direttamente qua dallo schemino. Praticamente bisogna avere l'ingresso qui sopra dove c'è scritto in, che si ottiene collegando una parte del tubicino che va a sua volta a finire nel filtro. Il filtro deve essere immerso nel recipiente che contiene l'acqua. Attenzione, perché la disposizione corretta è con il recipiente più basso del sistema di irrigazione, chiaramente entro i 5 metri, e non deve essere mai al contrario, quindi col recipiente più alto del sistema di irrigazione. A fine linea ci va sempre un tappo, dopodiché bisogna comporre la linea in uscita mettendo quel componente che abbiamo visto prima, che è semplicemente una valvola di non ritorno, messa in questo modo. Questo cono, questa specie di freccia direzionale, va verso gli irrigatori. In pratica, quando partirà la pompa, pescherà acqua dal contenitore e la farà circolare attraverso tutti gli ugelli che metteremo lungo la linea. Iniziamo col collegare il tubo al filtro. Basta inserirlo qua dentro e automaticamente pescherà attraverso il filtro. Il tubo di pescaggio va collegato direttamente alla centralinea sul beccuccio in. Ok. Una volta che entra dentro automaticamente fa da tenuta, poi non c'è chissà quale pressione. Questi che erroneamente prima ho chiamato picchetti sono effettivamente il sistema di distribuzione dell'acqua. Quindi noi potremmo arrivare con la linea, fare uno stacco di tubicino per andare al primo picchetto irrigatore e proseguire poi con la linea. Noi per fare una prova colleghiamo direttamente un picchetto irrigatore, in questo modo, che andrà a sua volta collegato alla valvola di non ritorno, valvola che andrà collegata in uscita sulla pompa. Questo tubo lo trovate poi tranquillamente in tutti i negozi dove vendono piante, roba da irrigazione, self, eccetera, perché è una misura comunissima. Esterno 5 mm e mezzo, interno 4. E ci colleghiamo in ingresso alla valvola di non ritorno. Se avete difficoltà a inserire i tubicini fin oltre il bordino che fa tenuta, basta scaldarli proprio appena il tubo in uscita lo colleghiamo su out. Noi qui avremo il nostro sistema di prova con un irrigatore e il pescaggio dal contenitore dell'acqua. Ok, la batteria è carica quando la luce da rossa diventa blu. Possiamo inserirla nel dispositivo. In questo modo lui si accende, probabilmente va già in modalità di accoppiamento. Apriamo la nostra app, entriamo nel nostro hub, aggiungiamo un dispositivo, scegliamo pompa di irrigazione, lo mettiamo in pairing se è uscito tenendo premuto set, lui fa il reset
va in modalità lampeggiante, quindi di accoppiamento, viene subito riconosciuto ed aggiunto. Quindi dentro il nostro hub abbiamo il sottodispositivo HT-P115FRF, che possiamo anche rinominare e lo chiamiamo pompa solare. Nelle opzioni cosa abbiamo? Una umidità rilevata da lui che è del 65%, una temperatura di 18 gradi e mezzo, e abbiamo ancora un'autonomia di 30 minuti. Ci dà la possibilità di controllare il livello di batteria, la versione del firmware. Come durata predefinita abbiamo il tempo da impostare per il ciclo di irrigazione, che adesso è a 30 secondi. C'è anche la modalità per fare la calibrazione, dove il pescante va a prendere l'acqua e sa quando finisce. Qua abbiamo una regolazione di sensibilità per gli allarmi di carenza acqua. Qui abbiamo poi la possibilità di aggiungere un'altra pompa e questo è quanto, quindi alla fine abbiamo solo cambiato il nome. Quindi la pompa adesso è qui, è alimentata, chiaramente ora non sta prendendo sole, ma possiamo testare il funzionamento mettendo un po' d'acqua, immergendo il pescante. Siamo troppo bassi, quindi conviene alzarla in modo da essere più o meno a livello con la bottiglia dell'acqua. Qui mettiamo un attimo al sicuro l'irrigatore, facciamo partire l'irrigazione per 10 secondi, è partita la pompa, sta pescando acqua e vedete che il sistema goccia a goccia sta facendo cadere dell'acqua per il tempo che abbiamo impostato. Abbiamo la possibilità di farlo partire anche in manuale con il tasto qua della mano. Parte la pompa, quanto dura questo ciclo manuale, quanto lo teniamo acceso, quindi per dare solo una bagnata, poi lo possiamo arrestare sempre col manuale. Allora, diamo un'occhiata a che cosa possiamo combinare dentro l'applicazione. Dunque, noi nella home abbiamo semplicemente l'hub e la nostra pompa solare. Entrando nella pompa solare siamo nell'interfaccia dove eravamo prima, mi dice che è online, le impostazioni le abbiamo viste, qui c'è un simbolo con la luce che probabilmente indica quando sta caricando il pannello, poi abbiamo l'irrigazione che possiamo far partire manualmente, possiamo farla partire per un minimo di 10 secondi fino a un massimo di un'ora. Poi abbiamo la possibilità di impostare un piano, possiamo programmare dando un inizio alle 8 con una durata di magari 20 secondi da ripetere ogni giorno, nei giorni dispari, nei giorni pari o in modo completamente personalizzato rispetto a quelli che sono i giorni della settimana. Se noi impostiamo che ogni giorno si deve accendere alle 8 di mattina per 20 secondi, lo salviamo. Abbiamo questa programmazione che ogni giorno alle 8 di mattina possiamo bagnare per 20 secondi. Vediamo quanti ce ne fa aggiungere. Ok, è possibile impostare fino a 6 piani. Per eliminare la programmazione bisogna scorrere verso sinistra e selezionare il cestino. Rientrando nelle programmazioni, oltre a quella impostata, noi possiamo anche impostare un bypass che può durare 24 ore, 48 ore oppure 72 ore. E questo è quello che riusciamo a programmare. Una cosa semplice, appena apriamo l'applicazione mi dice che la prossima attivazione sarà domani mattina alle 8. Poi abbiamo la possibilità di gestire i sensori, quindi prendiamo il nostro sensore di umidità, lo alimentiamo con due stilo, il sensore si alimenta, entriamo nell'hub, aggiungiamo un altro dispositivo, come da istruzioni dobbiamo selezionare l'icona con sensore umidità dell'aria, questo, diamo successivo e parte la ricerca del dispositivo. Viene trovato il sensore e vedete che stiamo visualizzando in questo momento 16,9 gradi e una percentuale di umidità del 59%. Nelle impostazioni possiamo dare il nome, possiamo addirittura cambiare l'immagine del sfondo e il colore del carattere, possiamo attivare un avviso di temperatura con un range, un avviso di umidità con un range e un avviso di rischio congelamento, quindi possiamo anche mettere il testo dell'avviso e possiamo impostare sotto quali gradi ci deve avvisare per il congelamento. Abbiamo la possibilità di fare una correzione se la temperatura che viene rilevata non corrisponde alla realtà. Abbiamo un ID, un indirizzo, ci dà il livello della batteria e la possibilità di abbinarlo con un altro hub. Null'altro. Da qui abbiamo poi ancora l'accesso a un grafico di 24 ore, 10 giorni o ancora più indietro di quelle che sono state le temperature in gradi centigradi registrate e anche l'umidità in percentuale. Null'altro. Quindi tornando indietro nella home adesso abbiamo l'hub, la pompa e anche un sensore che già nella schermata principale ci dà la temperatura e la percentuale che sta rilevando.
Qui abbiamo le programmazioni, qui abbiamo la memoria degli eventi, qui abbiamo tutta la gestione del nostro account. Il sensore vedete che ogni tanto dà un segno di vita con il LED rosso. Chiaramente avendo due sensori possiamo monitorare due differenti zone per valutare eventuali condizioni differenti in zone differenti. Insomma, bene il dispositivo, la pompa, tutto il sistema. I sensori, a parte che costano veramente pochissimo, ci sta che non abbiano delle funzioni molto evolute, però ho detto all'azienda di tentare perlomeno cercare di migliorare l'applicazione, dando la possibilità a questi sensori di creare degli scenari, perché ad oggi questi sensori ci sono, li potete utilizzare per monitorare varie zone o anche una sola per capire la temperatura, l'umidità, tenere tutto sotto controllo. Quei parametri di soglia che ci sono da impostare in realtà non generano neanche una notifica, semplicemente quando aprite la home vedete un valore in rosso del dispositivo e quando entrate nel dispositivo vi dice che è stato attivato un allarme, ma di fatto non vi notifica nulla. Come li usiamo questi sensori? Andiamo a controllarli manualmente uno per uno, vediamo com'è la situazione e decidiamo eventualmente se far partire l'irrigazione. Ora abbiamo testato un po' tutto al banco, monto il sistema direttamente a casa in modo da fargli prendere il sole e vedere se si ricarica e cercare di simulare proprio un vero impianto con le fioriere per vedere anche se questa pompa ce la fa a spingere fino in fondo. Pompa che si può montare, ad esempio, qui l'ho appesa a una tubazione, ma se la ringhiera ve lo consente potete anche appenderla lì. Ora me la dà in carica perché è perfettamente al sole, quindi vi gestite poi in base a cosa vi dà come percentuale, come icona nelle impostazioni per capire se è abbastanza carica o no. Serbatoio dell'acqua, ho usato tutto il tubo che c'era in dotazione, qui c'è la valvola di non ritorno. Ho fatto una prima fioriera simulata, quindi con un T, che va a una seconda fioriera sempre con un T in mezzo, che va a una terza fioriera con un altro T e un irrigatore, che va alla quarta fioriera con un irrigatore terminale. Non sono riuscito a fare le altre due perché in questo caso il tubo in dotazione mi ha consentito di fare solo questo pezzo. Vediamo se ce la fa comunque a spingere tranquillamente su questi irrigatori. Faccio quindi partire la pompa a mano. Sta iniziando a pescare, vedete che il primo irrigatore gocciola, il secondo senza problemi, andiamo avanti con la linea, anche il terzo senza problemi, fino ad arrivare a fine linea dove anche il quarto sta bagnando senza problemi. Quindi la pompa a fare anche una linea molto più grossa di questa sicuramente non ha nessun tipo di problema. Perfetto, un po' di prove le abbiamo fatte. Dunque, cosa vi posso dire? Vi posso dire che l'ho tenuto qualche giorno fuori per vedere come si comportava in queste giornate di sole che sono ancora rare, e facendolo partire 2 volte al giorno per 10 minuti di fatto la batteria è sempre carica. Essendo un sistema che useremo prevalentemente quando c'è bel tempo, secondo me non bisogna preoccuparsi assolutamente di eventualmente togliere la batteria e ricaricarla. Lui va avanti per fatti suoi. Chiaramente se dovesse scaricarsi completamente si spegne come se andasse offline, quando si ricarica nuovamente torna a funzionare con tutte le programmazioni esattamente come prima. Da segnalare una nota negativa: nelle impostazioni c'è una procedura per fare la calibrazione per capire quando è finita l'acqua, ma a parte che non è assolutamente chiaro il funzionamento, io comunque la lascerei perdere, farei finta che non c'è. Semplicemente fate attenzione di avere sempre l'acqua nel recipiente dove deve pescare, perché verosimilmente dentro ci sarà una pompetta a membrana. Se la fate partire a secco, oltre a non bagnare le piante, si rovina. Un'altra cosa positiva: io non sono assolutamente un esperto di irrigazione, ma mi hanno spiegato che quei picchetti con quel sistema sono molto interessanti perché vanno a dare acqua direttamente alle radici. Non bagniamo superficialmente la terra, che in alcuni casi potrebbe anche essere dannoso, ma andiamo a bagnarla direttamente sotto alle radici. Un dettaglio che magari per i più pratici può essere importante. I sensori abbiamo già visto che lasciano il tempo che trovano, comunque possono essere utili, potete anche piazzarli in casa per controllare altri ambienti che non c'entrano con l'irrigazione. Un kit che costerebbe circa $120, compratelo tranquillamente sul sito del produttore, vi arriva tranquillamente a casa. Vi lascio un codice sconto del 20% in descrizione. Alla fine della fiera il kit, quello con la pompa, gli irrigatori e tutto, spedito a casa in Italia con lo sconto convertito in euro, vi costa 106 euro. 106 euro per un kit del genere, che comunque funziona bene. A me risolve un problema, perché dovevo sempre mandare mia madre a bagnare le piante quando ero via, quindi già quello mi trova molto contento. Il prezzo c'è, i sensori comunque possono avere un senso, ma non siete obbligati a prenderli. È autonomo, va avanti per fatti suoi, lo comandate anche da remoto. Secondo me non è male come prodotto, l'ho già detto
inizio video, se fosse stata una porcheria non l'avrei recensito. Ho visto che molti altri colleghi youtuber l'hanno già provato, io mi sono voluto prendere il mio tempo, come al solito provare le cose per bene, e vi ho portato la mia esperienza. Se il video vi è piaciuto, un bel like, soprattutto non costa nulla, iscrivetevi al canale, cliccate qua sotto, e grazie se ci mettete un nanosecondo e mi dareste un grosso supporto. Al prossimo video riprenderemo a fare le dirette del giovedì, perché adesso più o meno riesco a parlare, o se passate qua in negozio facciamo due parole. Grazie, ciao da Massi Dattoli.